Ragazzi, io voglio iniziare oggi questa intro proprio con il suono di questo cambio. MME Motorsport, un'azienda che è da 20 anni nel mondo del motorsport, che costruisce cambi al volante, cambi sequenziali che spaziano dal rally alla Formula 1. Da pochissimo è entrata nel mondo della simulazione, creando una propria linea di cambi, freno a mano e sequenziali. E ragazzi, già vi anticipo, saranno tutti i prodotti che recensirò qui nel mio canale. Sono davvero contento che MME Motorsport abbia scelto il mio canale per presentarsi all'Italia. Ragazzi, che dirvi, un cambio pazzesco. Io per tanti anni ho utilizzato il Fanatec SQ1.5, considerato da sempre per me il miglior cambio ad H e sequenziale qualità-prezzo, perché offriva ad un prezzo abbastanza accessibile un'ottima qualità sia di cambio ad H che di cambio sequenziale. Ragazzi, MME, stiamo su un altro pianeta, ma non voglio svelarvi troppo nell'intro e ci vediamo durante la recensione. Sigla! Ragazzi, MME Motorsport, questa azienda mi ha davvero stupito. Sinceramente mi piacerebbe poter mettere in sottofondo la canzone Simply the Best di Tina Turner. Questo perché è probabilmente quello che penso di questo cambio. Ragazzi, è veramente realizzato con materiali di eccellenza, ha una finitura pazzesca. Naturalmente non è il fattore estetico quello che deve essere importante in questo determinato genere di prodotti, ma naturalmente ragazzi, se ve ne parlo così entusiasta è perché già conosco il feeling e ve ne parlerò durante la recensione. MME già lavora nel campo del motorsport creando cambi sequenziali, cambi al volante, e ha portato tutto il suo know-how e le sue lavorazioni anche nel mondo della simulazione, creando ragazzi dei prodotti fantastici. Oggi parleremo del cambio ad H che può switchare a sequenziale. Iniziamo subito a parlare di quello che troverete all'interno della confezione. Per prima cosa, una piastra in alluminio tagliato per poterla montare sulle vostre postazioni in profilati o qualsiasi genere di postazione voi possediate. Vi anticipo subito che i fori presenti su questo cambio sono perfettamente retrocompatibili con il sistema Fanatec SQ 1.5, quindi chiunque abbia un supporto cambio che supporta il cambio Fanatec potrà montare direttamente questo cambio sulla sua postazione. Piastra in alluminio da 5 mm anodizzata nero. Naturalmente ragazzi, le finiture neanche a parlarne, tutto si presenta in maniera veramente ben realizzata. Passiamo poi al volantino, che è una piccola guida quick start per poterlo configurare, ma ragazzi non ha bisogno di particolari configurazioni, ma ne parleremo più avanti, e viene fornito con due tipi di pomelli. Ragazzi, sono pomelli in alluminio con uno strato sopra di carbonio, anche questi molto belli al tatto. Naturalmente hanno forme diverse, sono pensati per un utilizzo per il cambio ad H, questo genere di pomello qui, e quest'altro un pochino più allungato per l'utilizzo come sequenziale. Hanno entrambi un passo interno da 10 mm, quindi già possiamo tranquillamente capire che è possibile montarci qualsiasi tipo di pomello perché è un passo standard. E poi ragazzi, il gioiellino, tutto alluminio ricavato dal pieno, con una piastra frontale e una piastra dietro in carbonio. Ragazzi, l'effetto visivo al tatto che dà questo oggetto è veramente di alto livello. Incisa nella parte sopra la scritta MME Motorsport, nella parte frontale inciso, serigrafato la figura del cambio ad H. Ragazzi, veramente bello. La parte sopra in questo caso è argento e la parte delle paratie laterali azzurre. Naturalmente fa parte dei miei colori preferiti, fa parte dei colori del mio logo, fa parte anche dei colori della mia HPP. Ragazzi, veramente bello. Anche soltanto tenendolo in mano dà un forte senso di robustezza e solidità. Infatti ragazzi, non ci sono vibrazioni alcune, è
tutto solid rock al 100%. Come già vi ho spiegato, nella parte sotto sono presenti i 4 fori per il montaggio e sono retrocompatibili con il sistema Fanatec SQ 1.5, quindi facilmente montabili su qualsiasi postazione. Naturalmente MME fornisce anche la sua staffa personalizzata. Nella parte frontale vediamo già fuoriuscire un cavo USB. Un USB di tipo 2 è un cavo da 1,5 m con nella parte USB 2.0 della ferrite per andare a smorzare quelle che possono essere le interferenze EMI. Tutti i materiali utilizzati in questo cambio sono veramente di altissima fascia. Nella parte retro, come vi ho detto, in carbonio ci sono 2 piccole targhette che mostrano il sistema ad H e il sistema sequenziale, come possono essere switchati l'uno con l'altro, ma ve ne parlerò un pochino più avanti. Arriviamo ragazzi alla parte succulenta, perché quello che poi alla fine ci interessa più di tutti, la parte del feeling. Innanzitutto vi dico che tutto è inamovibile, nella parte centrale non c'è nessun tipo di gioco. Anche nella realtà esistono dei piccoli giochi, ma in questo cambio sono totalmente esenti. Tutto il sistema di cambio è effettuato con un sistema progettato da MME, tutto con componenti in alluminio ricavati dal pieno. Ed è proprio questo sistema, ed è proprio questa quantità di alluminio che dà sotto le mani il peso di un feeling, cosa che su cambi di fasce più basse non è presente una sensazione di peso così evidente. Questo proprio dal blocco del sistema del cambio che ha questo prodotto. Il sistema di spostamento laterale è effettuato tramite 2 molle a trazione. Danno già nel movimento laterale un ottimo feeling. In più, come vi ho detto, il peso che viene spostato sull'asta vi dà proprio quel senso di corposità che ragazzi tutti noi desideriamo in un cambio. Ragazzi, queste sono le poche e semplici parole. Questo è un cambio ad H a 6 marce più retromarcia. Come vedete, nei 2 sensi ha uno stop meccanico, ma dal lato della prima marcia, se andrete a fare un ulteriore sforzo, sentite? Si attiverà il meccanismo per inserire la retromarcia. E vi dico che anche il blocco meccanico normale di quando non premete con più forza è fantastico. Non ci sarà mai la possibilità di inserire la retromarcia per sbaglio, perché è un blocco meccanico molto evidente. La forza necessaria per fargli fare questo ulteriore step è molta, quindi in una situazione di guida normale è impossibile poter inserire la retromarcia. Arriviamo adesso alla parte succosa, quella che riguarda il feeling dello spostamento nell'inserimento della marcia. Voglio essere onesto con voi, io ragazzi sapete sono un appassionato di cambi sequenziali ad H da tantissimi anni, ho studiato tutti i sistemi esistenti sul pianeta. Questo genere di sistema per dare l'effetto di innesto in realtà già l'avevo visto in un cambio sequenziale. Non pensavo si potesse adattare così bene ad un cambio ad H. È un sistema che sfrutta nella parte bassa una doppia camma su cui passa un giunto a sfera a bagno d'olio di generose dimensioni e proprio il passaggio di questi giunti sferici su questa camma offre un feeling in tutto l'arco della cambiata veramente stupendo. Questo è legato in primis allo spostamento della massa che c'è all'interno del cambio, che già questa offre da sola un feeling di corposità, di peso. In più il continuo spostamento di questa camma, sia nel momento in cui esce dalla posizione neutra fino alla fine, offre nelle mani un feeling pieno in tutto lo spostamento. Naturalmente è ancora più percepibile negli spostamenti lunghi, quindi per esempio quello dalla prima alla seconda o per esempio dalla terza alla quarta, sentite proprio il trascinamento di tutto il sistema, cosa che per esempio con un cambio Fanatec non è possibile. È un sistema molto ingegnoso, quello funziona con dei pressori, ma una volta superato lo sforzo del pressore in realtà l'innesto risulta molto ammorbidito, cioè il feeling è tutto nella parte centrale. In questo genere invece di sistema qui il feeling dura durante tutto l'arco dello spazio del movimento. Come avete già visto, guardate, ve lo faccio vedere davanti, lo spostamento dalla quarta alla terza è veramente
piccolo. Effettuando un movimento con un'asta, compreso il pomello, di 16 cm, il movimento è veramente molto breve. Ed è qui che io faccio veramente un plauso ai ragazzi di MMA di aver fatto un cambio con un'asta di giuste proporzioni, ma che ha quell'effetto di cambio ravvicinato, cosa che per esempio con il Fanatec, per avere quell'effetto bisognava per forza accorciare l'asta e avere quindi la sensazione di un cambio un pochino più corto. Ma questo, pur avendo un'asta abbastanza lunga, l'innesto tra le varie marce è immediato e anche nel suo percorso molto breve risulta preciso come una lama di rasoio. Come vi spiegavo, questo sistema funziona con questa camma sotto su cui sopra passa questo giunto sferico che è messo in pressione da una molla di generose dimensioni ed è proprio la pressione che questa molla fa sul giunto che crea l'attrito sulla camma che dona questo feeling su tutto l'arco del movimento. Ragazzi, penso sia abbastanza evidente che mi sono innamorato. Io ho già una passione sfrenata per questo genere di cambi. Naturalmente ne parleremo nelle conclusioni, ma a livelli di cambi ad H, parlando soltanto di questo, quindi non affrontando anche il discorso che si può utilizzare anche a sequenziale, è uno dei migliori cambi sul commercio. Ma nelle conclusioni finali vi parlerò in maniera più specifica di quello che è il mio totale pensiero su questa cosa. I movimenti per cambiare prima, seconda, dalla seconda alla terza sono tutti molto brevi, molto precisi. Non mi è mai capitato di sbagliare una cambiata. Naturalmente molto fa la memoria muscolare, ma io ero abituato totalmente a un altro cambio, ma ho trovato da subito il feeling corretto su questo. E in più un piacere di guida, di maltrattarlo, che proprio questa robustezza, questa pienezza vi viene proprio di maltrattarlo durante le cambiate. Ragazzi, vi farà godere. Oh Dio. Oh Dio. No. Che meraviglia. Sì. Ciliegina sulla torta, è possibile switchare anche per un utilizzo sequenziale e si fa molto semplicemente andando ad allentare queste rondelle dai lati, molto semplicemente tirate in avanti e chiudete, tirate indietro e chiudete. Questa azione andrà a mettere dei blocchi meccanici, sempre fatti in alluminio, al movimento e farà due cose. Non permetterà più il movimento laterale dell'asta, come vedete diventa totalmente un blocco unico nella parte centrale, e anche nel movimento ne andrà a limitare di un po' la corsa, quindi sfruttando sempre lo stesso sistema che ha l'innesto della marcia, ma non arrivando alla fine, il tutto verrà rimandato indietro. Anche in questo caso, se vogliamo parlare di feeling, surclassa tranquillamente a mani basse il cambio Fanatec, ma non c'era neanche da specificarlo. Esistono diversi tipi di cambio e di feeling. Il feeling che offre anche in questo caso è davvero corposo. Devo dire, avendo provato adesso altri sistemi che hanno un trascinamento, una sensazione meccanica con delle ghiere ancora più forti rispetto a questo genere di sistemi, per essere completamente sinceri, prendendo un prodotto specifico, naturalmente di fascia molto alta, la sensazione che uno potrebbe avere tra le mani potrebbe essere più piacevole di questo. Ma io faccio il conto che questo è anche un cambio ad H e ha un sequenziale che tranquillamente surclassa il sequenziale Fanatec, personalmente surclassa tranquillamente anche il sistema Iolox, il sistema Eusyncwild, tutti quei sistemi che funzionano con i pressori, il tutto in una commissione di un prodotto all-in-one. Arriviamo poi alla parte elettronica. Ragazzi, qui ci sono pochi fronzoli, non c'è un software proprietario perché il cambio verrà subito rilevato dal vostro PC appena lo collegherete. La scheda è una scheda proprietaria di MME e funziona con un sistema a sensore Dual. Non ha bisogno di calibrazione. È già tutto calibrato, ragazzi. Appena aprirete nel pannello di controllo la periferica, vedrete che avrete tutti gli switch per le marce e tutte le marce verranno sempre rilevate. Tutti i materiali sono di livello industriale. È un sistema davvero ben realizzato. Sul fondo dell'asta è presente un magnete
che il sensore di Hall posto sulla scheda madre di questo cambio andrà a leggere gli spostamenti e quindi a codificarlo nelle diverse marce. Naturalmente ragazzi, più di tante parole bisogna vederlo in azione e io ho preparato dei video per voi. Arriviamo alle conclusioni finali, anche se immagino che durante il video abbiate capito un pochino quello che è la mia idea su questo cambio, che personalmente diventerà una pietra nella mia postazione. Eh sì ragazzi, è arrivata l'ora di pensionare il mio Fanatec SQ 1.5. Questo perché le sensazioni che mi ha regalato questo cambio in tutte le situazioni, sia utilizzando la DAC in cui è stupendo, sia come sequenziale in cui è davvero ottimo, mi hanno stregato. Il feeling che offre, il feedback che avete durante tutto l'arco della cambiata, ragazzi, vi lascerà a bocca aperta. Naturalmente da appassionato e avendo veramente provato quasi tutti i cambi ad H in circolazione, compreso quello che per me ho sempre considerato il re, il cambio ad H ProSim, onestamente vi dico, la sensazione di spostamento di una massa su quel cambio è superiore a questo. Eh sì, bisogna essere onesti, però per un prezzo che è più del doppio di quello che costa questo. In più questo ha anche la possibilità di diventare sequenziale, sinceramente ragazzi, ad un prezzo secondo me molto concorrenziale, perché vi dico, da tantissimo tempo mi mancava un anello di congiunzione tra quello che era l'SQ 1.5 che io ho adorato e il ProSim che ho sempre agognato. E proprio l'MME, con un prezzo di lancio di 749 euro più IVA, offre ad un prezzo che non è un prezzo prettamente popolare, ma dà a tutti quanti ad un prezzo molto più accessibile rispetto a prima caratteristiche tecnico-meccaniche di feeling che per averle prima dell'uscita di questo cambio bisognava sborsare cifre fuori di testa, motivo per cui molti hanno rinunciato a farsi un cambio di livello proprio perché l'esborso era veramente alto. Ma oggi MME, a mio avviso, offre ad un prezzo onesto anche nei materiali utilizzati, ragazzi, perché ci sono tanti cambi che costano tutte le cifre che volete, ma non ho mai visto la cura così maniacale nel realizzare un prodotto sotto ogni punto di vista eccellente. In più, proprio in questi giorni è uscita anche la versione nera. Naturalmente io adoro questo genere di colazione perché è la mia preferita, ma anche nera è veramente molto bella e ringrazio davvero di cuore MME per avermi dato l'opportunità di testare questi loro prodotti. Naturalmente vi lascerò tutti i link in descrizione per poterlo acquistare. Sarei contento di tutti gli amanti dei cambi, di sapere cosa ne pensate, cosa avete percepito dal mio video in quello che è il feeling di questo prodotto, di questo gioiellino.
fatemelo sapere nei commenti e magari ci facciamo una bella chiacchierata di cambio e frizione. Vi ricordo sempre la mia pagina MDS Simparts, andatemi a cercare su Facebook, supportatemi mettendo un bel mi piace anche alla mia pagina, naturalmente non ve lo chiedo più, un bel like e iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ciao!